Ben trovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. Concentrati, pochi minuti di attenzione perché scopriremo insieme in questo periodo che trascorreremo in questa diretta quali sono le regole principali, fondamentali per fare una corretta informazione. Le regole, cioè per fare un buon giornalismo. Regole che non sono state seguite, in questo caso, da Mamma Rai, dal servizio pubblico italiano in occasione di un evento, una manifestazione accaduta a Roma, si è verificata a Roma il 5 di settembre. Bene, quali sono quindi queste regole principali, le domande a cui devono rispondere tutti coloro che sono chiamati a informare correttamente la cittadinanza? Le domande principali sono 6. La prima, chi? Ovvero chi è il protagonista dell'evento che è accaduto? Chi ha organizzato il tutto e chi vi ha partecipato? Che cosa è accaduto? Cosa si è verificato in questo contesto? Quando tutto ciò si è verificato? Dove l'evento che stiamo narrando è accaduto? Perché è accaduto tutto questo? Quali sono le cause che lo hanno scatenato? E infine il come il tutto si è verificato e si è svolto. Bene, adesso invece andate nella descrizione di questo video, cliccate sul link che trovate e leggete il nuovo articolo, l'articolo che è uscito questa settimana sulla mia rubrica, ma leggete anche l'articolo originale pubblicato dalla Rai, pubblicato cioè da Rai News, il notiziario appunto della nostra TV di Stato. Bene, fate questo esercizio, provate a vedere all'interno dell'articolo originale, quello appunto della Rai, quante di queste 6 domande che abbiamo visto insieme hanno trovato un loro spazio, quali tra queste 6 e come l'articolista ha cercato di rispondere, ha cercato di affrontarle. Bene, rimarrete sorpresi dai risultati di questo piccolo esperimento. Sì, perché solamente rispondendo in maniera corretta a queste 6 domande è possibile fornire una corretta informazione, un'informazione imparziale a coloro che leggono e quindi a tutta la cittadinanza. In questo caso stiamo parlando di una manifestazione. Bene, chi è stato il protagonista di questa manifestazione, chi l'ha indetta e chi vi ha partecipato, che cosa è avvenuto, quali sono state le istanze di queste persone, come mai queste persone sono scese in piazza e che cosa volevano dire durante la loro protesta al pubblico, a tutti. Bene, addirittura vedrete che tutto ciò che non trovate all'interno di questo articolo della Rai, l'articolo smentito questa settimana nella rubrica dello scettico, bufale e bugie, bene, è stato proprio lo scettico che ha dovuto riportarlo all'interno del proprio articolo. Quindi proprio io ho dovuto nel mio articolo rispondere a queste domande per fornire invece sì, stavolta una corretta informazione appunto sulla manifestazione che è avvenuta. Infatti solamente consegnando una informazione imparziale su un avvenimento, in questo caso una manifestazione, è possibile far sì che chi legge si possa fare un'opinione. Qualsiasi evento, stiamo parlando di qualsiasi evento, può essere anche l'evento più crudele della storia, più criminale, più cruento, più ingiusto, ma non ha importanza per quello che stiamo dicendo. Qualunque sia stata la cosa che si è verificata, che è accaduta, il modo corretto per comunicarlo in maniera imparziale ai lettori è proprio questo, rispondere a queste 6 domande. Solamente così, infatti, successivamente è possibile far sì che chi legge si possa fare un'opinione, al di là del fatto che le istanze di coloro che sono scesi a protestare in quel giorno di settembre a Roma siano corrette oppure no. Infatti, il fatto di consegnare queste domande, una possibile risposta a queste domande può successivamente provocare un dibattito su quelli che sono proprio i temi sollevati da coloro che sono scesi in piazza. Invece no, invece nell'articolo della Rai abbiamo solamente una parte del discorso, abbiamo solamente una parte di coloro che hanno da dire qualcosa sugli eventi sollevati, sui temi sollevati e neppure tutte le istanze, tutti i temi sollevati da coloro che sono scesi in piazza sono stati elencati o ancor di più sono stati approfonditi. Ricordiamo infatti che in piazza sono scesi anche delle figure della ricerca italiana, ma anche se non fossero scese queste figure sarebbe stato comunque corretto elencare tutti i temi sollevati da coloro che sono scesi e poi semmai intavolare subito dopo un dibattito. Anzi, è proprio questo il modo migliore in caso per screditare
possibili dubbi che hanno tutti coloro che sono scesi in piazza a Roma. Se invece li si attacca solamente e non si spiega invece quali sono invece le fallacie appunto che hanno messo in evidenza, o magari che non hanno messo in evidenza, solamente così è possibile fare tutto questo, altrimenti si rischia al contrario di avere un effetto contrario a quello che si voleva. Lezioni di buon giornalismo che Mamma Rai ascolti. Condividi questo video, fallo girare, è estremamente importante, estremamente grave anche quello che abbiamo sottolineato stavolta. Lo abbiamo fatto col sorriso sulla bocca, ma in una democrazia tutto ciò non dovrebbe assolutamente accadere. Quello che loro oggi chiamano complottismo, un tempo si chiamava giornalismo. Mercoledì ci sarà il nuovo articolo e domenica prossima ci sarà la nuova diretta. A presto da Ivan Fiorillo.